Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno e abbiamo la carta della temperanza. Amici della bilancia, periodo di equilibrio. La temperanza parla di un momento di pazienza, un momento anche di tranquillità per qualcuno e potrebbe esserci un richiamo verso, diciamo, l'espressione artistica di voi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre del 2024 se per caso volete controllare com'è andata e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia, l'amore e vi dico qual è l'andamento energetico più importante, poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Partiamo con una torre, un re di pentacoli. Questa ragazzi si è fermata così, è un 6 di coppe, la rimetto dentro. Fante di bastoni, 3 di coppe, mago, e matto. Guardate, ho come l'idea che qui ci sia, partendo da questa torre, che ci sia stato o potrebbe arrivare, se non è già arrivato, come un cambio di alcune dinamiche, un cambio di alcune regole, abitudini, certezze, idee. La torre di solito è qualcosa che arriva e destruttura, però poi c'è questo re di pentacoli e ho come la sensazione che o può rappresentare la vostra tempra caratteriale piuttosto che un ruolo magari che dovrete assumere o se voi non vi identificate con questo re di pentacoli potrebbe rappresentare una persona vicino a voi. Vedo anche questo tre di spade e qui ho come la sensazione che vibri comunque durante tutta la prima parte di giugno il movimento di questa torre. Il tre di spade è sempre un po' un'energia di una ferita che ancora brucia perché è ancora aperta. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dalla torre, vediamo che dettagli vi posso dare in più. Tre di bastoni e re di bastoni. Allora, potrebbe essere un progetto, qui sento, che magari non è andato come voi volevate, che come la sensazione che sia da lasciare indietro o che abbiate dovuto lasciarlo indietro. Andiamo a vedere il re di denari. 3 di coppe ce l'avete già qui. Sì, c'è come una sorta di stabilità, di risultato raggiunto, di anche festeggiamento, con il 3 di coppe. Vi dico, se per caso questa torre per voi risultasse come una rottura di una relazione di tipo romantica, il re di denari potrebbe rappresentare una persona nuova che arriva la prima settimana di giugno. Ragazzi, le letture specifiche per single, chi è in relazione e per il lavoro le pubblicherò più avanti, saranno
stese a 3 scelte e le potete poi integrare con questa lettura sempre con il video della guida che trovate sotto in descrizione. Un'altra carta per il re, ok, Cavaliere di Bastoni. Allora, qui devo dire che sì, è vero, potrebbe essere qualcuno di nuovo che entra, ma effettivamente ci sono tanti personaggi, come se ci fosse un gruppo. Andiamo a vedere. Il 3 di spade è spiegato da un 10 di pentacoli. Allora, per qualcuno, ragazzi, vi dico che questo cambio è un cambio di residenza, un cambio di casa, un cambio di gruppo, un cambio di zona, di quartiere. Non si vedrà più lo stesso barista al mattino, non si vedranno più gli stessi colleghi di lavoro. Ho come la sensazione che sarà duro questo cambio, ecco, il motivo di questo 3 di spade. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni e un 6 di coppe. C'è qualche cosa che vi rende indecisi tra l'andare avanti e quello che è stato. Giustamente quando ci sono i movimenti torre sono abbastanza importanti, quindi si lascia un pezzo importante indietro. Ci potrebbe essere anche un po' di nostalgia. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un asso di bastoni e un asso di coppe. Che interessante, asso, asso, mago che è un 1 e il matto che è un principio. Sento che nella seconda settimana di giugno, ragazzi, ci sarà qualcosa di nuovo, qualche nuovo gruppo, potrebbe essere di lavoro, potrebbe essere qualche nuovo gruppo di amici, ehm, qualche nuovo incontro, qualche festa a cui parteciperete. Può essere un incontro fortuito con delle persone che poi in realtà vi aiuteranno o con le quali potreste anche iniziare un certo tipo di progetto, vi dico. C'è come la fine di un qualche capitolo e l'inizio di qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il mago. Allora, abbiamo un 6 di bastoni, un 9 di spade e un re di pentacoli. Che tra l'altro il re di pentacoli ce l'avete anche qui, eh. Allora, se foste del lato, diciamo, romantico, se vogliamo, si ripresenta un po' quell'energia di no, ok, qualcosa di concreto, bisogna concretizzare con questo mago, perché va bene tutte le emozioni del cuore, va bene festeggiare, va bene divertirsi, però qui c'è bisogno di concretezza, ragazzi, perché devo dire che con questo 9 di spade è come se ci fosse, secondo me sono pensieri legati ancora a quello che è successo, che non vi fanno essere proprio positivi, è come se aveste bisogno di qualcosa di più stabile, di più concreto. Qualche cosa che vi faccia stare al sicuro, come questa sensazione. Andiamo a vedere il matto. Dieci di spade, una carta di nuovo di fine ciclo. Come se non si riuscisse a lasciare indietro qualcosa. Guardate, in realtà la ferita che risuona è la ferita che si chiude. Quindi si può dire che in 15-20 giorni ho come la sensazione, adesso dipende da che cosa rappresenti per voi la torre, chiaramente, però se non è una cosa troppo grave, ho come la sensazione che, insomma, portate pazienza i 15 giorni di giugno, ecco, se le cose... Ma non è che sento che vadano male, anzi, vedendo tutti questi assi, questi inizi, queste spinte,
Ho come la sensazione che sarete ben proiettati in avanti, un po' tristi forse, a causa di questa ferita che risuona, però comunque riuscirete a mantenere un ruolo, comunque a iniziare, se questa è una persona tipo un partner, a iniziare qualcosa di più concreto con questa persona, a buttarvi, anche ad aver fiducia un pochettino di quello che l'universo vi mette davanti, piuttosto che delle vostre capacità di discernimento. Cioè, nel senso, una volta che si viene fregati una volta, scusate il gioco di parole, ok, respiro. Una volta, cioè quando si viene fregati una volta, la seconda è molto più difficile perché uno ha già le antenne ritte, ha già le bandiere rosse chiare e quindi è più difficile farsi fregare la seconda volta. Non è che non succeda, però è già più difficile. Quindi abbiate anche un pochettino fiducia nella vostra capacità di percezione, insomma, di sentire, perché qui avete un bell'asso di coppe che parla proprio del sentire. Che interessante. E la temperanza, ho come la sensazione che sia qui come per dire, ok, sì, c'è questo momento di dolore effettivamente, vuoi per una posizione che si lascia per ottenere qualche cosa di migliore, per qualcuno potrebbe essere anche il raggiungimento di un pensionamento, prepensionamento, che sì, da un lato fa piacere, però dall'altro si cambia la vita, si cambia la routine, si lasciano tutti i colleghi di lavoro, insomma, è come un dolce amaro, no? Però vi vedo iniziare un nuovo tipo di routine, un nuovo tipo di realtà, anche nuovi tipi di relazione. Guardate, se ve la devo dire tutta, sento che nella seconda settimana di giugno saranno molto attivi gli amici. Mm? Andiamo a vedere una fatina e poi andiamo a vedere un oracolo per lavorare il karma. Allora, manifestazione, che con la carta del mago ci va abbastanza a gioco, perché proprio il mago richiama la legge di manifestazione. Allora, dice questa carta di essere molto chiari e onesti riguardo quello che vogliamo, riguardo quello che desideriamo, riguardo quello che vogliamo manifestare, perché a parte che bisogna fare attenzione proprio alle parole che si usano, ok? Perché certe volte si manifesta, cioè se non si è specifici, dammi un uomo, l'universo ci dà un uomo, o dammi una donna, l'universo invece dammi un uomo che sia così, 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 più specifica è la richiesta, più specifico è l'ordine e più ehm, collima, diciamo, con quello che è adatto a noi, insomma. E dice, scrivetelo, prima definitelo e poi scrivetelo, perché lo scrivere, il mettere nero su bianco, il portare concretezza è il passo numero uno per la legge di manifestazione. Difatti tutti gli esercizi che si fanno anche con la legge di attrazione si fanno proprio in via scritta, c'è proprio un quaderno che si prende e perché scrivere, già solo il fatto di scrivere mette energia in quella cosa, perché dedicate tempo, ok? In più voi lo vedete davanti a voi, è scritto e la memoria fotografica gioca anche il suo ruolo ed è come mettere un po' di energia ogni volta in quella cosa ed è il primo passo. Perché poi ci vuole anche l'azione. Vi ricordo che il mago è la carta dell'energia Yang, è l'azione, il movimento, l'intenzione decisa e anche l'abilità di saper manovrare e gestire la materia, infatti qui avete comunque un re di pentacoli, a proprio favore per ottenere quello che volete. Non importa se gli altri non vi... Per esempio, se avete un progetto nuovo e qualcuno vi dice, ma va, ma figurati se avrà successo quella roba lì, non vi fate condizionare, non vi fate condizionare, perché qui sento che vi dicono di gettarvi nella mischia, buttarvi nel flusso. Andiamo a vedere una carta per lavorare l'amor proprio. Gentilezza
Io amo e rispetto il mio corpo e mi prendo il tempo per onorarlo. Ma difatti qui il 3 di coppe ho come l'idea che sia un tempo piacevole con gli amici, con un gruppo, come se fosse proprio una festa, un festeggiamento. Sì, potrebbe anche proprio essere un offrire qualche cosa a qualcuno, l'essere gentili. Ma qui sento proprio come se si stesse festeggiando, scusate, un inizio che avete manifestato, o una fine, se per qualcuno arriva la pensione. Guardate, il 10 di Pentacoli può riguardare la pensione, il prepensionamento, i premi produzione, soldi che arrivano in modo aspettato, inaspettato, eredità, nuovi contratti, matrimoni. C'è qualche tipo di sofferenza, magari l'attesa o magari, questa torre non è la fine che magari del percorso lavorativo che avevate immaginato, però comunque è una fine, mh? C'è un nuovo inizio, si va proiettati verso il futuro. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un like o con un commento. Se poi volete sostenere il canale potete iscrivervi e condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!